Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con il primo prepartita della stagione 2026-2027 e quindi probabili formazioni, la conferenza stampa di Allegri da tener conto, andiamo a vedere cosa ha detto il mister e ovviamente due considerazioni a livello tattico per ciò che ci aspetta ovviamente domani sera contro il Genoa. C'è anche una notizia di calciomercato, Lucca, speriamo che la Turchia faccia sul serio. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e iniziamo la stagione con il piede giusto. Andiamo a recuperare subito questa notizia di mercato per quanto riguarda Lucca e poi ci soffermiamo sul match di domani sera. Allora, la notizia di mercato per quanto riguarda Lucca, c'è il Trabzonspor sul calciatore, tutto confermato, niente prestito, partirà a titolo definitivo. Ovviamente non è già tutto fatto, è tutto scritto, il partirà a titolo definitivo è una notizia che sappiamo da sempre perché il Napoli non cede assolutamente, o meglio non vuole cedere l'attaccante in prestito, ma a titolo definitivo. Calciomercato Napoli, nelle ultime ore si è parlato tanto dell'occasione in Turchia per Lorenzo Lucca perché il Trabzonspor, dopo aver ingaggiato Momo Salah, vuole continuare a rinforzare il reparto offensivo e pensa proprio al calciatore del Napoli. Decisive le prossime ore perché arriva la conferma anche del Corriere dello Sport, spunta il Trabzonspor per Lorenzo Lucca in questo finale di mercato. Dopo i sondaggi di Fiorentina e Lazio, ora è proprio in Turchia che potrebbe finire l'ex udinese. Il futuro di Lorenzo Lucca resta tutto da definire. Il centravanti ha attirato l'attenzione del Trabzonspor che nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio. L'attaccante ha vissuto un precampionato positivo mettendo a segno 3 gol e mostrando una crescita importante tra Di Maro e Casteldisangro. Al momento è il primo vice di Højlund, ma il Napoli non lo considera incedibile e può essere che la sua uscita faccia entrare poi Gabriel Jesus. Gli azzurri lo hanno acquistato dall'Udinese per 35 milioni di euro e in caso di offerta adeguata potrebbero valutarne la partenza. L'obiettivo resta quello di evitare un'altra soluzione temporanea come il prestito che c'è stato già al Nottingham Forest dello scorso gennaio. Il Napoli vuole vendere Lucca a titolo definitivo. Questa era la notizia, speriamo che i turchi facciano sul serio e quanto prima, così possiamo anche gestire questa situazione in attacco. Ma c'è il campo e domani inizia il campionato Genoa-Napoli, scusate, ovviamente fuori casa. Partiamo da una situazione tattica. Noi dovremo partire con un 4-3, il Genoa dovrebbe schierare un 3-4-2-1 che poi è un 3-5-2 o addirittura un 5-4-1 per quanto riguarda la fase di non possesso. Sarà una partita dove il Napoli avrà il pallino del gioco, avremo il possesso palla e un Genoa rintanato nella propria metà campo? Non lo sappiamo, anche perché la squadra di De Rossi è brava ad aggredire ed è brava anche a recuperare palloni. Ci sarà un bel da fare in mediana per quanto riguarda ovviamente la fase di interdizione e tra virgolette le botte che poi dobbiamo darci, ma sempre calcisticamente parlando, per quanto riguarda il centrocampo. Possiamo sicuramente dire la nostra con il fare bene tra le due linee, che sia un 3-5-2 o che sia un 5-4-1 in fase di non possesso. Dobbiamo fare bene, diciamo, tra le due linee, tra il 5 e il 4. In questo caso ovviamente parliamo di centrocampisti come McTominay, che passata ovviamente la prima linea di pressione devono sicuramente gestire come si deve il pallone e scegliere in maniera giusta il passaggio, a chi darla e come aprire poi la difesa avversaria, perché li troveremo sicuramente abbastanza chiusi, ma non del tutto, perché almeno la squadra di De Rossi, per quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso, è anche un tantino in precampionato, perciò che ho trovato comunque non è che si sta lì tutta la partita, anzi dal punto di vista dinamico si spingono in avanti e quindi c'è da fare attenzione se noi ci spingiamo in avanti e dobbiamo tenere a bada eventuali ripartenze, e giocare sugli esterni. Quindi troviamo un Genoa che dovrebbe schierare comunque Norton Cuffy su una corsia esterna e noi dobbiamo, diciamo, decidere se giocare con il nostro, diciamo, calciatore su Norton Cuffy o subire la situazione Norton Cuffy o un esterno che sia un esterno del Genoa a destra o a sinistra. Quindi tenere un Politano più largo, tenendo ovviamente occupato
un esterno o dall'altra parte lo fai e tieni occupato l'esterno del Genoa sull'altra fascia, potrebbe poi aprire spazi interessanti per quanto riguarda la situazione che abbiamo appena analizzato tra le linee, palla alla mezzala che riceve tra le due linee di pressione, e possiamo poi, diciamo, nello stretto, perché ci sarà sicuramente traffico poi tra le due linee a ridosso dell'area di rigore, ma approfittare anche con un 1-2, imbucare la difesa che sarà sicuramente chiusa e andare in gol. Potrebbe essere questo uno dei tanti scenari che possiamo trovare ovviamente nella partita di domani. Io non sono assolutamente negativo per quanto riguarda l'inizio di questo campionato, al di là del calciomercato, ne ha parlato anche Allegri in conferenza, la squadra, la rosa è forte ma il Napoli è vigile comunque sul mercato, e poi c'è da gestire questa situazione anche sulla fascia destra, perché il Napoli in fase di costruzione sì, Lobotka, ma abbiamo un Di Lorenzo che entra dentro al campo, quindi potrebbe ricevere il pallone in fase di costruzione. Abbiamo il possibile scarico sugli esterni quando restano larghi o quando Politano scende e Di Lorenzo, diciamo, va dentro al campo e riceve il pallone. Le opzioni ci sono e dal punto di vista tecnico comunque abbiamo tutte le carte in regola per fare risultato, e dobbiamo, per quanto mi riguarda, portare a casa i 3 punti e iniziare domani con il piede giusto. Detto questo, andiamo, diciamo, a vedere la probabile formazione poi confermata domani dal punto di vista delle ufficialità, un'ora prima del match, ma andiamo, diciamo, a vedere l'eventuale probabile formazione. Il primo Napoli che andrà a schierare Allegri dovrebbe esserci Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafamarin, Spinazzola, McTominay, Lobotka e Anghissà, Allison, Santos, Politano e Højlund, il tridente offensivo. Diciamo che dal punto di vista del creare pericolosità non mi faccio il problema per il match di domani, per ciò che abbiamo visto nelle ultime 2 amichevoli, anche perché il Napoli, nel caso non dovesse andare con il primo tempo, per come siamo entrati in campo, per come si è schierato, può tranquillamente schierare poi altri calciatori che dal punto di vista tecnico sono più trequartisti, tra le linee non vanno in difficoltà dal punto di vista mentale e dal punto di vista poi dell'esecuzione tra passaggi e 1-2. Vedi Vergara, vedi anche il poter schierare un Noah Lang, e vedremo poi se Noah Lang sarà del match, perché c'è anche il mercato da tener conto e il Napoli sicuramente terrà conto delle ultime partite, diciamo delle ultime giornate, ecco, che restano alla chiusura del mercato, per centellinare qualcosina. Mi auguro che non sia così, perché poi i punti, nel caso li perdi, non te li ridà nessuno indietro. Le parole di mister Allegri in conferenza stampa, la prima conferenza stampa, che poi non è durata tantissimo, ma diciamo che andiamo a vedere le fasi salienti, ecco, di questa conferenza stampa e le prime parole del mister per una partita ufficiale, perché l'abbiamo già sentito comunque esprimersi ai microfoni. La prima domanda: emozione ancora dopo 23 anni e le difficoltà di questo inizio? Mi emoziono sempre, inizio una nuova annata in una piazza importante come Napoli, c'è curiosità, la prima giornata è fatta di curiosità, sono da un mese con la squadra e c'è curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare in una partita molto difficile contro una squadra che in casa fa ottime partite dal punto di vista agonistico e tecnico. Bisognerà fare una partita seria, e mi accodo alla dichiarazione di Allegri per, diciamo, ultimare dal punto di vista tattico ciò che potrebbe essere. Saranno fondamentali i duelli, soprattutto in mediana, perché vinto un duello il Napoli, almeno per quello che abbiamo visto nelle ultime apparizioni in amichevole, sa perfettamente cosa deve fare in ripartenza con 3 passaggi, diventare molto ma molto pericoloso. Squadra mutevole o con un solo modulo? C'è una squadra con ottimi valori, ben allenata da Antonio Conte e predisposta a lavorare, è un buon vantaggio, miscelate bene le caratteristiche, possiamo usare più sistemi di gioco. De Bruyne è arrivato in ritardo ma è già in buona condizione, con noi circa da 10 giorni, ovviamente Allegri poi dice lui può giocare ovunque, i campioni comunque possono giocare dove vogliono, è un grandissimo calciatore, posizione in campo che ovviamente, diciamo, la puoi sicuramente gestire nel caso, per quanto riguarda calciatori che dal punto di vista tecnico sono superiori. Io
perché non la vedo del tutto così, anche perché non è che diciamo De Bruyne può ricoprire per quanto mi riguarda tutti i ruoli, l'abbiamo visto diciamo anche come play aggiunto, però parliamo comunque di precampionato e dobbiamo vedere poi Allegri come lo mette in campo e cosa gli farà fare. Sarà intrigante la situazione di De Bruyne sotto la gestione Allegri. Cosa chiedi a te stesso? Grande impegno e serietà professionale, con tanto lavoro il Napoli è stato sempre da Champions League ed Europa League, ha raggiunto grandi risultati, questo fa onore e fa capire che è stato fatto un gran lavoro. La rosa è ottima, la società è vigile, ma ci sono calciatori molto bravi ed a volte si pensa che i calciatori dentro sono meno forti di quelli fuori, bisogna valorizzarli. Distanza tra Inter e Napoli e con le altre, l'Inter ha lo scudetto sul petto e quindi è la favorita, il campionato sarà vincente, ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, Napoli, Inter, Como, Roma, Juventus, Fiorentina eccetera che possono dar vita ad una bella lotta. Bisogna essere bravi, tra 15 giorni inizia la Champions ed è un altro obiettivo, una competizione straordinaria da affrontare, la squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni. Interessante anche la situazione Favasuli e Badiashile. Su Favasuli Allegri dice l'ho trovato pronto, entusiasta, quindi dal punto di vista mentale Favasuli è già sul pezzo e magari qualche scampolo di partita, forse non domani, ma mai dire mai, perché sappiamo che Allegri dal punto di vista della gestione comunque non è che arrivi diciamo da una settimana, 3-4 giorni che siano. Se ne sente la necessità e Di Lorenzo comunque vuole rifiatare, lo puoi anche schierare, ma vedremo poi domani tra convocati e chi può partire dalla panchina. Per quanto riguarda Badiashile, Allegri non l'ha ancora visto, quindi diciamo non sarà del match di domani, magari lo vedremo con minutaggio ridotto, non credo che parta titolare contro il Como, assolutamente, anche perché avrai poi 4-5 giorni, 4-5 allenamenti, una settimana al massimo nelle gambe, vedremo poi come andrà a finire per Badiashile. Impressioni, la squadra ha lavorato bene, ma contano le partite che valgono per davvero, servirà una partita solida oltre che buona dal punto di vista tecnico. In attacco serve qualcosa, Højlund e Lucca sono due calciatori giovani e di valore, Lucca ha segnato anche casse di sangue e può ancora crescere, Allegri non si sbottona ed è giusto che sia così. Lucca e Lang è un esterno ed ha buone qualità tecniche, dobbiamo avere tutti l'ambizione di migliorare, lavorando tutti i giorni, sono giocatori giovani con poche partite sulle spalle. Serve entusiasmo ed anche voglia di migliorare. La griglia scudetto come ultima domanda, domani inizia il campionato, saranno tutte a 0 punti, dice Allegri, l'Inter è la squadra da battere perché ha vinto lo scudetto, la Fiorentina e il Milan hanno fatto un ottimo mercato, poi ci sono l'Atalanta e la Juventus, l'Atalanta però ha già steccato qualcosina in Europa League, quindi c'è un Sarri arrabbiato dopo il match di ieri, vedremo questa Atalanta come si comporterà. Il Napoli ha fatto Favasuli e Badiashile, ma la rosa è già un gruppo costruito negli ultimi 2 anni, pian piano vedremo. La cosa più importante è lavorare con continuità e io mi auguro che il Napoli cominci questo campionato col piede giusto. Ovviamente noi ci vediamo domani per quanto riguarda il match e l'immediato post partita dovremmo andare live salvo calamità naturali, quindi a fine match ci vediamo con la nostra live e salottino per considerazioni a caldo. Se volete iscrivetevi appunto al canale e attivate la campanellina così vi arriva la notifica e vi collegate magari in live nel caso riusciamo a fare tutto ciò. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.